Amici del Portale del Verde, eccoci qui. Oggi siamo al supermercato e come vedete ci sono delle belle stelle di Natale, addirittura a 1,99 euro. Ma come vedete dondolano parecchie, quindi adesso andiamo a casa, vediamo se con un bel rinvaso riusciamo a sistemarla e insomma a dare un bel tocco di colore alla nostra casa. Eccoci qui, allora siamo arrivati a casa, abbiamo fatto il nostro acquisto con la spesa incredibile di 1,99 euro, quindi con 2 euro abbiamo portato a casa una pianta. Allora, dico subito che questa pianta in questo momento qui ha più possibilità di morire che di sopravvivere, perché adesso vi faccio vedere quali sono i problemi di queste piante comprate al supermercato. Dico supermercato non perché ce l'ho contro la grande distribuzione, ma perché più che altro è che il supermercato ha un sistema di vendita che non è congeniale alle piante, eppure ci sono dei bei reparti oggi anche sempre più vasti dove noi troviamo dalla pianta aromatica alla pianta in fiore, come in questo caso. Vi faccio notare quello che molto probabilmente avrete notato anche voi nel supermercato vostro di fiducia. Dov'è in genere che vengono messe le piante? In genere vengono messe all'inizio, dove c'è la frutta e la verdura, dove quando noi iniziamo il nostro giro nel supermercato vengono messe le piante. E in quelle zone del supermercato giustamente vi sono le porte anche per entrare. Quindi lo sbalzo termico che hanno queste piante durante la giornata è continuo. Queste porte si aprono, entra freddo, poi c'è il caldo, tante volte il caldo anche fin troppo che viene messo nei negozi, viene soffiata quest'aria, non fa di certo il bene di una pianta. Questa è una pianta che è di origine messicana, pensate, quindi dobbiamo immaginare questa pianta in natura che cresce appunto in un clima caldo, che è il clima del Messico. La troviamo appunto lì, magari anche di fronte a un banco frigo dove ci sono dentro le mozzarelle, dove ci sono dentro i surgelati, e quindi c'è questo caldo-freddo continuo. Aggiungiamoci anche che intorno a questa pianta è stata messa questa pellicola. Ecco, questa pellicola, visto questo lo dico perché soprattutto le stelle di Natale le si compra ma le si regala. Se vi è arrivato in regalo una stella di Natale e diciamo ma che bello, è anche lì bella ordinata con su questo cellophane, la lascio lì e magari la metto a posto dopo, e quel suo dopo diventa 1, 2, 3, 4 giorni. Tante volte lo facciamo dopo le feste di Natale. Non vi è errore più grave da fare. Perché? Perché questa plastica fa sì che si crea della condensa all'interno, e qui dove c'è il colletto della pianta cominciano a crearsi delle muffe, e da lì malattie fungine, e la pianta in poco tempo va a morire. Quindi questa plastica va assolutamente tolta. Bene, abbiamo tolto il cellophane e da subito cosa si può notare? Guardate, lo notate da soli, guardate. Vedete che questa pianta non è stabile? Cioè è troppo grande la parte aerea rispetto al vaso, cioè è sproporzionato, e questo qui è un problema che si presenta soprattutto appunto con la grande distribuzione. Perché? Adesso vi faccio un discorso logico, ve li faccio vedere qua. Guardate, qui ci sono 3 vasi. Questo, che sarebbe il vaso giusto secondo me per una pianta del genere. Poi c'è questo che un po' sembra uguale, ma uguale non lo è. Guardate, e si vede la differenza, infatti questo sta dentro questo. E poi vi è questo, che è il fratello di quello della pianta. Guardate la differenza che vi è fra questo e questo. Allora, guardate l'altezza, guardate la circonferenza. Allora, è un discorso proprio di economico. Cos'è che costa di più a un vivaio quando nella sua serra va a creare decine di migliaia di talee di stelle di Natale? La talea non ha un costo perché la materia prima già ce l'ha. Il costo è costituito da questo, che è il vasetto, e quello che ci va dentro soprattutto, che è il substrato. Quindi immaginate che con questo vasetto se ne fanno, cioè con questo se ne fanno 3 di questi, ok? Quindi è un discorso economico, ma soprattutto immaginate il trasporto.
Quante piante ci stanno in un plateau di polistirolo di questa dimensione rispetto a questa? 3 volte tanto. E siccome il trasporto incide tantissimo sul costo della pianta, sul costo finale che poi si riversa appunto sul consumatore, ecco la logica con cui vengono commercializzate le piante. Ve l'ho fatto vedere perché penso sia giusto dire le cose così come sono, cioè il supermercato non ha delle piante più scadenti, le piante sono belle così come le possiamo trovare in un garden, così come le possiamo trovare in un vivaio, ma vi sono queste cose che non funzionano, la plastica innanzitutto, e poi il posto dove vengono messe e soprattutto anche la pezzatura. Io dico, questo è un vasetto che è ridicolo rispetto alla grandezza di questa pianta. Allora, sulla stella di Natale troverete tantissimo in internet, tantissimi approfondimenti, tutti vi dicono, e anche il sottoscritto ve lo dice, che il rinvaso bisogna farlo da marzo in avanti, non si fa adesso. Però è come fare un'operazione, è come andare a soccorrere una persona che ha bisogno, a mali estremi rimedi. Questa pianta necessita di un travaso, perché se io la lascio in questa situazione, al di là che non ha lo spazio sufficiente per crescere, appena la spostiamo possiamo urtarla, lei ha questa parte di fusto che continua ad ondolare a destra e a sinistra creando gravissimi traumi alle radici. Quindi noi adesso andremo a fare questo travaso. Consiglio che vi do perciò, se comprate delle piante al supermercato, è quello di andare a fare un travaso. Dopo aver appunto tolto il nostro cellophane, facciamo un travaso il meno indolore possibile. Come si fa? Semplicissimo. Innanzitutto prendiamo un vaso delle dimensioni giuste. Guardate io che vaso vado a dare a questa stella di Natale. Sotto vi è del materiale inerte, questo è argilla espansa, se ne mette un paio di dita. Questo serve sempre per evitare il problema numero 1, e di cui la stella di Natale ne soffre tantissimo, che si chiama ristagno idrico. La stella di Natale vuole l'acqua, ma non troppa. Dobbiamo bagnare ogni qualvolta noi troviamo asciutto. Facciamo la prova col dito, oppure facciamo una prova anche con uno stecchino come questo. Si inserisce lo stecchino, se quando lo leviamo lo troviamo pulito, vuol dire che la pianta va bagnata. Se lo troviamo con tutta la terra ancora attaccata, vuol dire che la pianta sta bene così. Quindi si fa la prova anche dello stecchino o del dito, se preferite. Che dire, abbiamo detto un fondo di argilla espansa, un sostrato giusto per la stella di Natale. È una pianta che predilige un terreno leggermente acido, quindi dal 5.5 al 6.5. Se voi avete un terriccio appunto acido già in casa, un terriccio per acidofile, va benissimo. Io l'ho mischiato con dell'humus di mia produzione, perché l'humus è fantastico per le piante. Lo teniamo qui a portata di mano e adesso cosa facciamo? Prendiamo la pianta, ripeto, facendo attenzione a fargli subire meno traumi possibili, schiacciamo un poco così il vasetto, vedete? Così liberiamo il pane dalla plastica e poi andiamo a sfilare. Spingiamo da sotto magari, Eccolo qua, vedete che si è levato semplicemente. Non andiamo a rovinare il pane, prendiamo una bella manciata di substrato e lo mettiamo un paio di manciate sul fondo e poi andiamo ad adagiare. Guardate come sta già meglio, poverina, gridava. E adesso mettiamo di fianco la terra in più. Ecco, voi guardate solo quanta terra io sto mettendo in più rispetto al vasetto. Questo è il costo principale che hanno i vivaisti. Dobbiamo pensare che questa pianta, se andate in vendita a 2 euro, togliamo il ricarico del supermercato, togliamo il trasporto, togliamo tutto quello che va tolto, cosa volete che viene dato al vivaista che la produce? Se gli arrivano 50 centesimi è tanto. Capite che produrre una pianta per 50 centesimi, devo stare ben attento se questo vasetto rispetto a questo mi costa
un centesimo in meno, perché sulla la larga scala chi produce stelle di Natale ne produce centinaia di migliaia. Questa è una delle piante più vendute insieme alle orchidee, insieme alla Phalaenopsis. Facciamo solo un esempio: se un italiano su 10 durante il Natale compra o riceve una stella di Natale, stiamo già parlando di 6 milioni di piante. Ma pensate che c'è gente che ne ha in casa 3, 4, e ho detto 1 su 10. Immaginiamoci quanti milioni di piante vengono prodotti. Quindi mettiamo a sufficienza substrato qui intorno e vedete che già sta meglio, però lei tende sempre comunque ad ondolare, e allora mettiamo dei tutori, infiliamo dei tutori, questi si trovano, sono quelli che troviamo nei gerani, basta che li conservate anziché buttarli via, oppure prendete dei grandi stuzzicadenti, degli stecchini che si usano in cucina, e andiamo a metterlo. Vedete, già da solo lui, se io vado in questa posizione, guardate, vedete che non si muove più. Io ho preso anche del filo, quello che si utilizza per i pomodori, quel tubicino vuoto qui dentro per legarlo, ma non serve, ne è bastato uno. Io ne avevo presi 3, pensando che appunto ci volevano tutti e 3, ma guardate, è già a posto. L'ho infilato, è anche estetico, non si vede, e guardate in un attimo la nostra pianta come ha cambiato faccia. Vi ricordate com'era nel vasetto? Era ridicola. È la stessa identica pianta, adesso sembra innanzitutto star meglio, perché lei non parla, ma io sento che mi dice: grazie Alessandro, grazie per avermi cambiato situazione, perché dentro lì stava troppo stretta, era ridicolo. Ma altra cosa che possiamo notare è che adesso sembra molto più bella, molto più grande, molto più maestosa rispetto a prima, che era oggettivamente ridicola. Io spero di esservi stato d'aiuto. Se volete altre informazioni su questa bellissima pianta, ovvero la stella di Natale, guardate nel nostro portale del verde, perché c'è una mini playlist dedicata completamente a questa pianta. C'è anche addirittura molto interessante la storia che riguarda la stella di Natale. Vi è un video che vi spiega come fare a farla tornare rossa quando abbiamo fatto fare il giro dell'anno alla nostra pianta, quindi come facciamo a far sì che le foglie tornino ad essere rosse. Guardate il video, sono video curati dalla nostra green blogger Chiara Brunori, che saluto e ringrazio, video molto belli, e poi fatemi sapere se anche loro vi sono stati d'aiuto. Io vi invito sempre a mettere un bel pollice in su, spolliciate, iscrivetevi al canale, alla prossima, intanto buon Natale, ciao!